La dichiarazione di Bradley Cooper su Azal Suba ha scosso tutto il mondo del gossip. Era solo un ringraziamento o nascondeva qualcosa di più? Benvenuti su Turkey News Magazine. Prima di iniziare, se vi piace restare aggiornati su ciò che bolle nella pentola dello showbiz, iscrivetevi e sosteneteci. Qui le storie non finiscono mai. E oggi ve ne raccontiamo una che parte da Hollywood e arriva dritta nel cuore delle serie turche, toccando la coppia che ha fatto sognare milioni di spettatori. Erkan Merik e Azal Suba. Un aneddoto rivelato con leggerezza in un programma globale ha cambiato, almeno per qualche giorno, le gerarchie del chiacchiericcio internazionale. Un attore di fama mondiale, una madre che non si perde una puntata, una serie turca rivista più volte, uno sguardo lunghissimo commentato con ironia, e infine una risposta elegante, breve ma di grande effetto. Una catena di eventi che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Tutto è cominciato quando Bradley Cooper è stato ospite del celebre podcast The Joe Rogan Experience. Una chiacchierata sul lavoro, la famiglia, la vita privata. E poi, quasi per caso, una deviazione sorprendente, le serie turche. Non una passione nata da lui, ha precisato, ma da sua madre, Gloria Campano. Donna di origini italiane, dallo sguardo attento e dai gusti decisi, Gloria passa ore e ore di fronte alla TV seguendo i racconti sentimentali e i drammi pieni di tensione che arrivano da Istanbul. E tra tutti i titoli, uno è diventato un'abitudine irrinunciabile, ADN Senkoi. Cooper ha spiegato che sua madre ha visto ADN Senkoi numerose volte, rigorosamente in turco con i sottotitoli in inglese, come se il suono originale fosse parte stessa dell'incanto. E, mentre lo diceva, rideva di tenerezza, raccontando di quelle scene che sua madre conosce a memoria, delle pause, dei respiri, di quel ritmo unico che solo una Dizzy sa creare. Poi ha sganciato la frase che ha incendiato i social, secondo sua madre, Erkan Merik è il miglior attore del mondo. Parole ripetute con quell'orgoglio affettuoso da mamma che gli occhi di Gloria non sanno nascondere. Durante la trasmissione hanno persino mostrato una clip, e la reazione di Gloria, subito ripresa e rilanciata online, è stata secca, divertita, convinta, sì, è lui. Ma non è finita lì. Cooper ha ammesso di aver visto più volte la serie insieme a sua madre e, riferendosi alla protagonista femminile, si è lasciato scappare una frase che ha acceso la curiosità di tutti: mi piace davvero quella donna. Quella donna, naturalmente, è Azal Suba. Una dichiarazione breve, diretta, sincera. Non un complimento generico, ma un riconoscimento della sua presenza scenica, della capacità di occupare l'inquadratura con grazia, della credibilità con cui dà vita all'emozione. Per molti addetti ai lavori, quelle parole sono andate oltre la bellezza o la simpatia, hanno segnalato una qualità che buca lo schermo, la stessa che rende un'attrice immediatamente memorabile per un pubblico che non parla la sua lingua e non vive la sua cultura. In mezzo ai complimenti, c'è stato anche spazio per un momento esilarante. Bradley ha scherzato su uno dei segni distintivi delle nostre Dizzy, i lunghi, lunghissimi sguardi. Entro in salotto e si stanno fissando. Ordino un caffè e si stanno ancora fissando. Pensi che lo schermo si sia bloccato, invece no, è solo un dramma turco. In poche battute, ha descritto un codice narrativo che i fan conoscono bene. E i fan, infatti, lo hanno applaudito. Il video con la sua battuta ha fatto il giro dei social in pochi minuti, perché in quel sorriso c'era un omaggio genuino al modo in cui le nostre storie accumulano tensione senza dire una parola. Chi ama le serie turche sa bene che in quei silenzi, in quelle attese, vive l'essenza delle emozioni. Il cuore del discorso, però, è sempre tornato lì, ADN Senkoi, e la chimica sullo schermo tra Azal Suba ed Erkan Merik. Quella chimica che ha spinto spettatori di tutto il mondo a seguire la loro storia, a discuterne, a rivivere le scene, a salvare clip sul telefono come se fossero una poesia da risentire quando serve. Non è solo una sensazione romantica, è la percezione di un legame che suona autentico, che respira in tempo con chi guarda. Ed è proprio questa naturalezza a trasformare un titolo locale in un fenomeno internazionale. Il fatto che Gloria Campano abbia riguardato più volte la serie e le sue scene preferite ne è la prova più tenera e luminosa.
Dopo che le parole di Bradley Cooper hanno fatto il giro delle riviste e delle pagine gossip, tutti hanno puntato i riflettori su Azal Suba. Ospite di una cerimonia di premiazione, la stampa le ha chiesto un commento. Lei ha ascoltato, ha sorriso, e con la sua consueta misura ha risposto con un pensiero semplice, ma capace di rimbalzare ovunque. Prima di tutto, vorrei ringraziare sua madre attraverso di lui. È una cosa molto bella, naturalmente. Una frase breve, educata, dal tocco personale giusto. Ha aggiunto poi, con una serenità che le è tipica, ci ha sorpresi e ci ha fatto piacere. 2 righe, 2 punti fermi. Un modo di parlare che non fa clamore, ma lascia il segno. La figura pubblica di Azal Suba è sempre stata così, discreta, controllata, elegante anche quando l'attenzione si fa pressante. La sua risposta a un complimento arrivato da una delle stelle più influenti di Hollywood ha confermato questa linea. Niente eccessi, nessun titolo roboante cercato a forza, solo gratitudine e misura. Eppure, nei corridoi dell'industria, qualcosa si è mosso. Le voci parlano di script in lingua inglese che stanno circolando, di piattaforme internazionali che hanno puntato gli occhi su di lei dopo l'eco del caso, di telefonate incrociate tra agenti. Lei non ha rilasciato commenti su questa parte della storia, ma il ronzio è arrivato forte tanto nelle redazioni quanto tra i fan. Un'attenzione del genere, da Hollywood, è come una porta socchiusa che può aprirsi di colpo. Questo piccolo grande episodio ha riacceso un discorso che in realtà non si è mai spento, l'ascesa globale delle serie turche. Dall'America Latina al Medio Oriente, dall'Europa agli Stati Uniti, le nostre dizi sono arrivate ovunque, portando con sé storie, usi, paesaggi, emozioni condivise. Azal Suba, con la sua versatilità tra commedia romantica e dramma, e Erkan Merik, con un carisma che molte fan paragonano a un magnete, sono diventati volti immediatamente riconoscibili. La loro coppia artistica è stata, in più di un paese, la chiave per entrare nei cataloghi internazionali e per rimanerci. E poi c'è la frase di Gloria sul suo preferito. Il miglior attore del mondo, ha detto di Erkan, senza tremare. Non è un giudizio da critica accademica, certo, ma è l'affermazione più sincera che esista, quella della spettatrice fedele, che guarda con cuore e occhi spalancati. I fan di Erkan hanno rilanciato con orgoglio, le clip delle scene più intense hanno preso quota, e i giornali hanno raccontato di come, ancora una volta, la dinamica tra lui e Azal sia diventata il fulcro delle discussioni. Quella dinamica che non resta intrappolata nel copione, ma arriva a stringere la mano a chi guarda dall'altra parte dello schermo. Secondo alcune indiscrezioni che circolano nelle rubriche di intrattenimento, dopo le parole di Cooper alcuni produttori stranieri avrebbero inserito il nome di Azal Suba nelle loro wishlist per progetti destinati al digitale. C'è chi sussurra che anche Erkan Merik sia stato menzionato in colloqui informali, soprattutto in relazione a storie che valorizzano coppie con forte alchimia. Nulla di confermato, per ora, ma quasi tutti concordano su un punto. In questo ambiente, un'attenzione così diretta da parte di Hollywood non è mai solo una parentesi simpatica. Di solito, genera scambi, curiosità, e almeno un invito a leggere un copione. Nel frattempo, la battuta di Bradley sugli sguardi lunghi è diventata un piccolo manifesto dell'orgoglio dei fan. Perché gli sguardi sono un linguaggio. Dicono ciò che le parole eludono, insieme nutrono distanza e intimità. E in ADN Senkoi questa grammatica dei silenzi è arrivata a maturazione, con Azal Suba ed Erkan Merik a gestire tempi e intensità come due musicisti che si riconoscono da una nota soltanto. Quando Cooper ha detto di aver pensato che la TV fosse in pausa, i commenti sotto il video sono esplosi. No, è solo la magia di Istanbul. Un modo ironico per ribadire che la lentezza può essere un ritmo, la sospensione una promessa. C'è un altro dettaglio che ha colpito chi segue da anni la scena turca. Cooper non ha parlato solo di bellezza o di fascino, ma di piacere nel guardare Azal. Questa scelta lessicale ha spinto molti a leggere nelle sue parole una stima artistica, una preferenza nata dal lavoro, dalla credibilità con cui l'attrice attraversa i toni del racconto. In un mondo in cui i complimenti possono essere superficiali, quel "mi piace davvero quella donna" ha suonato diverso,
quasi professionale nella sua spontaneità. E così, inevitabilmente, tutti si sono chiesti come avrebbe risposto Azal. Lei, davanti ai microfoni, ha mantenuto la postura di sempre. Ha ringraziato la madre, ha riconosciuto la bellezza del gesto, ha sorriso, e ha mosso il passo successivo: tornare al lavoro. Una strategia che le ha sempre giocato a favore. Perché, alla fine, le carriere non le fanno gli slogan, ma i ruoli. Eppure, non si può ignorare che certe scintille, accese al momento giusto, illuminano strade nuove. Sullo sfondo, Erkan Merik. La sua figura, richiamata con affetto da Gloria, ha guadagnato ulteriore risonanza. Non che ne avesse bisogno fra i suoi sostenitori, ma fa sempre effetto leggere su una pagina internazionale che un attore turco è diventato il volto preferito di una famiglia hollywoodiana. Queste storie, per quanto leggere, uniscono mondi. E quando una madre come Gloria dice «è il migliore», l'eco fa sorridere anche chi non ha visto una singola puntata. Il quadro che ne deriva è più grande di un complimento. È una fotografia del presente, le serie turche sono entrate nella quotidianità globale. ADN Senkoy, con la sua trama avvolgente e l'intesa tra Azal Suba ed Erkan Merik, è stata una chiave d'accesso che ha fatto scuola. La risposta di Azal, misurata e gentile, ha mostrato ancora una volta ciò che significa essere una star senza perdere contatto con la realtà. E le parole di Bradley Cooper, allegre e affettuose, insieme alla passione autentica di Gloria Campano, hanno trasformato una confessione da talk show in un piccolo evento culturale. Forse, tra non molto, sentiremo parlare di un provino oltre confine, di un cameo inatteso, di una coproduzione che mette insieme capitale americano e sensibilità turca. O forse no, e resterà soltanto una bella storia da raccontare, un ponte creato da una madre e da due attori capaci di far vibrare lo schermo. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: orgoglio, curiosità, desiderio di rivedere quella scena, proprio quella, in cui non succede niente eppure succede tutto. Allora, era solo un ringraziamento o l'inizio di qualcosa di più? Vedremo. Intanto, una certezza c'è: le Dizzy non sono più un fenomeno locale. Sono un linguaggio condiviso. E quando qualcuno dall'altra parte dell'oceano dice «mi piace davvero quella donna», parlando di Azal Suba, quando una madre indica Erkan Merik e mormora «sì, è lui», capisci che la nostra televisione ha attraversato frontiere che un tempo sembravano invalicabili. ADN Senkoy non è soltanto una serie, è diventata, in silenzio, un successo che dal Bosforo ha raggiunto Hollywood. Voi cosa ne pensate? Le parole di Bradley Cooper sono state una confidenza spontanea o nascondono un invito, una di quelle scintille che aprono incontri e opportunità? Vedremo Azal Suba in un progetto internazionale? Qual è, secondo voi, il segreto per cui ADN Senkoy continua a far parlare di sé dopo tutto questo tempo? Scriveteci la vostra, perché questa storia cresce anche con le vostre voci. E non dimenticate di mettere like, iscrivervi e attivare le notifiche di Turkey News Magazine. Dietro le quinte del gossip lo spettacolo non finisce mai. Noi restiamo qui, pronti a raccontarvi ciò che non si dice. Alla prossima, a presto, da Turkey News Magazine.